Ciao ragazzi, io sono Riccardo e vi do il bentornati sul mio canale Uramariki Professione Nerd. Quest'oggi torniamo a parlare di One Piece con l'unboxing di un modellino che vi preannuncio già è una bomba. La protagonista di questo video è una piratessa a capo di una ciurma potentissima, i cui membri sono tutti figli suoi. Ovviamente avrete già capito di chi stiamo parlando, ma per darvi un ulteriore suggerimento proverò ad emulare la sua tipica risata. Mamma! Ebbene sì, stiamo parlando di Charlotte Linlin, conosciuta anche con lo pseudonimo di Big Mom. Ricapitolando brevemente la storia di questo personaggio, sappiamo che ha ingerito il frutto del diavolo Soru Soru no Mi, chiamato all'inglese Soul Soul, che le permette di estrarre pezzi di anima dalle altre persone ed introdurli dentro oggetti inanimati, ma anche cibi, piante e animali, trasformandoli così in esseri senzienti. Le creature ottenute in questo modo prendono il nome di Omis e rispondono soltanto alla volontà di Big Mom stessa. La piratessa è inoltre in grado di creare degli Omis più potenti utilizzando parti della sua stessa anima. Questo è il caso di Zeus, la nube temporalesca, di Prometheus, il sole, e di Napoleon, il suo cappello. Questi tre Omis accompagnano sempre Big Mom e la aiutano durante i combattimenti. Dal suo cappello bicorno può ad esempio uscire una lunga lama che lei utilizza come spada, che all'occasione con l'aggiunta di Prometheus può diventare fiammeggiante. Come dicevo prima, la sua ciurma è composta da tutti i suoi figli, ben 85 tra maschi e femmine. Possiamo aggiungere inoltre che Big Mom soffre di un disturbo alimentare che la porta, quando desidera ardentemente un cibo in particolare, a perdere completamente la ragione fino a quando non lo mangia. Abbiamo assistito a questo fenomeno sia all'inizio della saga di Whole Cake Island, quando Linlin voleva mangiare a tutti i costi un croquembouche, sia al termine della stessa saga, quando ha rincorso per mari e per monti la ciurma di Cappello di Paglia, convinta che sulla nave stessero nascondendo la torta nuziale per il matrimonio di sua figlia Pudding e Sanji, che lei, da brava golosona, non vedeva l'ora di papparsi. Idealmente desidera inoltre creare una nazione in cui tutte le razze possano convivere pacificamente tra loro. E adesso, descritta così, sembra proprio una bonacciona, ma in realtà è una piratessa spietata che, pur di raggiungere i propri scopi, è disposta ad uccidere. Dopo questo breve ma intenso recap, diamo adesso una rapida occhiata alla scatola, che comunque analizzeremo più nel dettaglio tra pochissimo. Eccola qui, si tratta di una Ichiban Show Figure Best of Omnibus e, come potete vedere, è veramente gigantesca, ma ve ne avevo già dato un'anteprima nel mio video haul degli acquisti e regali dei mesi estivi. Questo modellino è stato infatti un regalo per il mio compleanno. Direi a questo punto, senza ulteriori indugi, di passare subito alla parte più succulenta del video, cioè l'unboxing. Ci ritroviamo poi al termine del video, come sempre, per i saluti finali. A tra pochissimo! Iniziamo l'unboxing analizzando la scatola lato per lato. Sul fronte potremo trovare un'anteprima di come si presenterà la riproduzione di Big Mom. Troveremo inoltre i loghi delle case produttrici Bandai e Bandai Namco, i loghi di One Piece, Toei Animation e il logo della linea Ichiban Show Figure. Sul lato sinistro ci verrà invece mostrata la riproduzione di Big Mom mentre combatte contro la riproduzione di Kaido, anch'essa appartenente alla linea delle Ichiban Show Figure, ma ovviamente venduto separatamente. Oltre a Kaido, gli altri personaggi riprodotti per la stessa linea sono Luffy e Eustace Kid. Chi è al passo con l'anime o quantomeno col manga ricorderà che abbiamo realmente assistito a questa battaglia tra i due imperatori. Questo è il retro, dove troveremo invece il nome completo della linea, Ichiban Show Figure Best of Omnibus. Sul lato sinistro ci verrà mostrata la stessa immagine che abbiamo già visto sul fronte, troveremo inoltre il Jolly Roger della piratessa e il suo nome completo. Questo è il lato superiore, dove troveremo lo sticker argentato della Toei Animation, e questo è il lato inferiore. Procediamo con l'unboxing.
Guardate i dettagli di Napoleon trasformato in spada, è stato riprodotto veramente benissimo. Ma adesso facciamo un po' di pulizia e assembliamo la figure. Ed ecco come si presenta questa Ichibansho figure della terrificante Big Mom. A primo impatto vi posso dire che l'ho trovata molto più grande di quanto pensavo sarebbe stata e anche molto pesante. Guardiamola per bene anche negli altri lati. Mi fanno sorridere questi suoi piedini minuscoli se paragonati alla sua corporatura così massiccia, ma è proprio il personaggio che è stato disegnato in questo modo un po' grottesco. Sul retro possiamo notare il dettaglio della sua acconciatura, così come l'ha portata per la prima parte del suo soggiorno nel paese di Wano. E infine l'ultimo lato. Siete curiosi di sapere quanto misura? Scopriamolo subito! Partendo dalla basetta direi circa 21 cm. Adesso però la analizziamo più da vicino per poterne apprezzare ogni più piccolo dettaglio. Il viso è stato sia scolpito che colorato perfettamente e rappresenta con grande fedeltà i connotati del personaggio. Mi colpisce ad esempio il dettaglio delle rughe intorno alla bocca oppure delle pieghe di grasso sul collo, che rendono il modellino estremamente realistico e tridimensionale. Notiamo inoltre la precisione con la quale sono stati scolpiti questi zigomi pronunciati, il naso a punta da strega e il sorriso maligno. Da sottolineare anche l'altissima precisione nella colorazione di un dettaglio così piccolo come gli anelli. Il mantello ha un effetto di pieghe e di chiaroscuri che lo rendono molto realistico. Come vi accennavo prima, un altro dettaglio che mi ha particolarmente entusiasmato è stata la realizzazione di Napoleon, sia per quanto riguarda il disegno del teschio sul cappello, ma anche e soprattutto la lama. Per quanto riguarda la basetta, è di forma quadrata e con l'ausilio del supporto trasparente fornisce la giusta stabilità alla riproduzione. L'unica pecca è forse quella di essere un po' ingombrante. Prima di passare alle valutazioni finali, per darvi un'idea più chiara sulle sue reali dimensioni, la vediamo confrontata con le altre riproduzioni che abbiamo già analizzato nei precedenti unboxing. Iniziando dalla Figuarts Zero Wano Kuni Style di Nico Robin, e possiamo notare che le due piratesse non sono riprodotte nella stessa scala. Big Mom dovrebbe infatti apparire molto più grande rispetto a Nico Robin. Proseguendo con la King of Artist del Re dei Pirati, Goldie Roger, e anche in questo caso le due riproduzioni non appartengono alla stessa scala. Aggiungiamo la Battle Record Collection di Kinemon il Fuoco Fatuo. Qui la vediamo invece confrontata con la Ichibansho figure Masterless X Piece del defunto Kozuki Oden. Mi chiedo se ci fosse mai stato un ipotetico scontro tra i due, chi lo avrebbe vinto. Secondo voi? Fatemelo sapere nei commenti sotto il video. Adesso è il turno della Figuarts Zero di Jinbe, penultimo confronto con la Ichibansho figure del samurai Kikunojo della neve persistente. Infine non poteva mancare il confronto con il nemico amico di Big Mom, ovvero Kaido, per la linea Ichibansho figure Full Blow. Ma finalmente è arrivato il momento delle valutazioni e vi posso anticipare che saranno altissime. Cominciando dall'espressività, il mio voto è 10. Credo sia stata riprodotta alla perfezione la vera natura di Big Mom. Anche per la colorazione il mio voto è 10. Non ho trovato nessuna imprecisione o imperfezione evidente nella stesura del colore. Per la basetta il mio voto è 8. Mi è piaciuta molto, è a forma quadrata, perciò una di quelle che preferisco. L'unico inconveniente è che risulta veramente molto ingombrante. Anche per la posa il mio voto è 10. Mi è piaciuto il fatto che Big Mom sia stata riprodotta in movimento mentre brandisce Napoleon pronta a combattere. Per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo non posso dare una valutazione perché, come vi dicevo, si è trattato di un regalo. Quindi, facendo le somme, questa Ichibansho figure Best of Omnibus di Big Mom si porta a casa un 9,5. Un voto altissimo che, se non vado errato, le fa scalare la classifica e ottenere il primo posto.
E bentornati! Se vi è piaciuto anche questo nuovo video a tema One Piece, vi chiedo di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti che pubblicherò e di condividere il video il più possibile. Vi chiedo inoltre, se già non mi seguite, di iniziare a farlo anche sulle mie pagine di Instagram e di Facebook, dove mi potete trovare con lo stesso nome che ho qui su YouTube, quindi Uramariki Professione Nerd. Vi chiedo poi di lasciare un commento sotto il video per dubbi, consigli, richieste o perplessità. Come sapete, io li leggo e rispondo sempre a tutti. Infine, un'informazione di servizio nel caso in cui vi potesse interessare. Ho acquistato questa t-shirt di One Piece da Pampling Italia. Non ho nessun codice sconto, quindi non si tratta di una marchetta, ma vi posso dire che Pampling realizza tantissime magliette a tema nerd e a prezzi assolutamente abbordabili. Inoltre spesso fanno delle promozioni per cui se ne possono acquistare 2 o 3 a prezzo scontato. E siamo giunti al termine anche di questo video, perciò vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!